Buon salve a tutti amici e bentornati in un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qua riuniti per provare qualcosa di diverso dal solito, ossia ho provato a utilizzare l'intelligenza artificiale di YouTube Studio per farmi suggerire dei nuovi video da portare sul canale ed effettivamente qualche idea, non tutte, è carina. Per esempio il tour dei miei piercing. Effettivamente vi ho portato con me a fare i piercing, o comunque alcuni forse ve li ho solo raccontati, non vi ho portato con me perché forse alcuni non stavo ancora vloggando o altri li ho fatti in giorni in cui non stavo vloggando, ma comunque, e quindi potrebbe essere una buona idea. Poi fatemi sapere se YouTube Studio ci ha visto giusto e io ci ho visto bene a scegliere quest'idea fra le idee che mi ha dato, perché ovviamente mi ha dato anche idee di merda. Fatemelo sapere poi con un commento. Quindi oggi siamo qua riuniti per ricapitolare quanti piercing ho, quali ho e la loro storia, quanto mi hanno fatto male, li mettiamo magari in classifica, e poi quali piercing ho in programma. Ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i nuovi video. Mettete mi piace a questo video se vi sta piacendo, se vi piace l'idea, se vi piacciono video come questi, e vi ricordo che potete usare il tasto hype per sostenere il mio canale. È super importante, soprattutto perché il mio canale è ancora molto piccolino e YouTube non lo suggerisce a uno stracazzo di nessuno. Potete anche seguirmi su Instagram, nel mio canale di musica, che trovate anche qua su YouTube, per contenuti più musicali, e dico queste cose tutte in maniera incasinata e non si capisce mai una straminchia. Ma cominciamo! La domanda è: farò in tempo a registrare questo video prima della seduta con la psicologa? Perché ce l'ho alle 11, sono le 11 meno 20 e io volevo farlo. Allora, sto ancora cercando l'inquadratura giusta e continuerò a mettere questi video probabilmente, se non ci metto 46 anni. Dai, secondo me questa ci può stare, poi fatemi sapere se vi fa un po' feccare. Allora, come potete ben sentire, ho di nuovo la voce rauca e basta, mi sono un attimino rotta il cazzo, comunque non siamo qua per questo. Allora, tour dei miei piercing. Allora, prima di tutto, ovviamente, mi sono stati fatti i primi lobi, i buchi ai primi lobi, i fori ai primi lobi, quando ero... i primi fori ai lobi, quando ero piccola. Ok, quindi il primo ce l'avevo già quando ho cominciato a vivere, consapevole di esistere. Poi tipo da ragazzina mi sono fatta il secondo buco nel lobo. Il secondo buco nel lobo a entrambe le orecchie. Questo è quello che è successo. Io mi ricordo che mi ero fatta anche il terzo da questa parte, che era tipo a metà fra il lobo e la cartilagine, ok, perché a un certo punto comincia la cartilagine e quindi è un po' diverso, però non ce l'ho, quindi non mi ricordo se me lo volevo fare e non me lo sono fatta, oppure se me lo sono fatta e poi non si è mai cicatrizzato, me lo sono tolto, non lo so. Quello che però è sicuro è che quando ero ragazzina, tipo 15 anni, mi ero già fatta quello al naso e me l'avevano fatto con la pistola e avevo cercato di farlo cicatrizzare tipo per un anno, non si era mai cicatrizzato del tutto. Questo perché non lo so esattamente con certezza, però la cosa certa è che non era stato fatto nel modo corretto, perché i fori fatti con la pistola traumatizzano di più il tessuto e quindi rendono anche la guarigione molto più difficoltosa. Quindi invece una cosa che ho fatto stavolta da più grande è stato affidarmi a dei piercer, e infatti da lì in poi li ho sempre fatti da dei piercer. Quelli al naso li ho fatti da una piercer donna e ne ho fatto prima uno.
Ne ho fatto prima uno e poi mi sono gasata per averceli simmetrici e ho fatto anche l'altro un mese dopo. Questi penso che siano ufficialmente guariti ed è passato circa un anno o più di un anno. Effettivamente ci mettono molto i nostril a guarire, mi hanno detto, fin dall'inizio mi hanno detto anche 9 mesi, i miei ci hanno messo ancora di più a guarire, questa è la verità. Quindi ci hanno messo un botto a guarire. Quanto a dolore siamo sul 6 su 10, non tantissimo. Il piercing successivo che ho fatto dopo i nostril penso che sia stato il date. Il date l'ho fatto da un'altra parte, l'ho fatto a Cagliari ed è diventato il mio piercer di fiducia, Lorenzo. Il date me lo volevo fare da un sacco di tempo e mi piace tantissimo. Infatti mi chiedo anche se farmelo dall'altra parte. Come guarigione è stata abbastanza veloce, penso che dopo 3 mesi fosse guarito del tutto. Scomodo sicuramente da pulire e all'inizio da girare era veramente un po' dolorosino, però il momento del foro proprio, cioè mi ha fatto male tipo 3 su 10, veramente è stato molto bravo Lorenzo. E poi sicuramente, non lo so, magari per me quella è stata una zona poco dolorosa. Il piercing che ho fatto dopo il date, qual è stato? Non mi ricordo se sono stati gli helix o quello all'ombelico. Quindi vabbè, parliamo degli helix. Ho fatto degli helix verticali e volevo unirli con una catenina che ancora oggi non ho messo. Tra l'altro ne ho uno corto e uno lungo perché li avevo a un certo punto accorciati, ma poi si sono svitati e uno di quelli corti l'ho perso e quindi ce ne ho messo un altro lungo che fortunatamente avevo, che appunto era di appena fatto, perché appena fai i piercing te li mettono lunghi perché ci deve essere lo spazio per gonfiarsi il tessuto. E quindi niente, adesso sono ancora così da mesi, però la mia idea è quella di metterci una catenina fra i due. Comunque, gli helix mi hanno fatto malino, tipo, soprattutto questo più interno penso, mi hanno fatto malino tipo 6 su 10, tipo quanto il nostril. Il problema maggiore degli helix però è che sono un dito nel culo per dormire, cioè, non lo so se è passato un anno, no, è passato meno di un anno. O forse è passato più di un anno per i nostri, le sto sbagliando. Comunque, sono passati più di 6 mesi di sicuro. Io ancora provo fastidio a dormirci sopra. Mi si infiammano come niente. A parte che ovviamente sono un punto, tra virgolette, pericoloso perché si incastrano fisso i capelli e quindi è problematico perché magari te li tiri per sbaglio e ritardi la guarigione infiammandoli in questo modo. Gli helix si sa che sono problematici e che faticano a guarire e poi magari uno si rompe il cazzo di non dormirci sopra, questa è la verità, e quindi fa la cosa sbagliata di dormirci sopra troppo presto, che un po' ho fatto anche io. Soprattutto l'helix però non verticale crea il problema che se ci dormi sopra può diventare storto. L'helix verticale ce l'ha di meno questo problema, ma in ogni caso è consigliabile non dormirci sopra per il tempo che il piercer ti consiglia di non dormirci sopra. Ma veniamo a noi. L'altro piercing che ho è quello all'ombelico, che non so se si vede, navel, come lo volete chiamare. Questo è il piercing che mi ha fatto in assoluto più male. Non so se sia andato male qualcosa quando la piercer me l'ha fatto, sono tornata dalla piercer dei nostril, però in assoluto quello che mi ha fatto più male perché è durato troppo, penso. Cioè non doveva durare così tanto, io penso che sia durato tipo 30 secondi buoni, che per un piercing sono moltissimi, o forse anche un minuto, non ve lo so dire perché ovviamente quando provi il dolore è normale che il tempo ti sembri più dilatato, quindi non lo so, secondo me realisticamente possono essere 30 secondi che comunque per un piercing sono effettivamente molti, perché dovrebbe essere tipo ok, respira, butta fuori, fatto. Qualcosa del genere. Ad ogni modo, se mi chiedi quanto mi ha fatto male da 1 a 10, ti dico 25,
pensate un po'. Comunque, nonostante ciò è guarito abbastanza bene, lo stesso dopo tipo 3 mesi era ben guarito, penso. La ragazza mi ha detto tipo che avevo la pelle dura che non si bucava. Ovviamente non è il mio lavoro, non lo so, però avendo l'altra esperienza degli altri piercing, anche se sono tutte cartilagini, gli elix me li ha fatti comunque Lorenzo. Non ho avuto questa esperienza, però ovviamente non mi posso ribucare l'ombelico da Lorenzo per dirvi come l'avrebbe bucato lui. Ad ogni modo, sicuramente è il più doloroso, però conosco altre persone che hanno il piercing all'ombelico e che non l'hanno reputato così doloroso, quindi non lo so. Magari mi avrebbe fatto male comunque, questo non ve lo so dire. Dopo questo ho fatto il terzo buco qua. Penso di volerlo fare anche dall'altra parte. Il terzo buco al lobo, mi ha fatto male 2. È un dolore più acuto, mi viene da dire, rispetto alle cartilagini. Però diciamo che ci sei un po' più abituata, no? Al dolore del lobo, secondo me, anche perché secondo me ci hanno fatto familiarizzare di più, diciamo, con quello, quindi è normale. Quindi nulla di che. Il terzo lobo, anche se sta continuando a rompermi i coglioni, ce l'ho da più di 3 mesi forse, non lo so, sta continuando un po' a rompere le palle, cioè un po' mi fa male ancora a dormirci sopra. Ma passiamo ai piercing che ho in programma, perché sono i 51 e fra poco mi chiamerà la psicologa. Nuovi piercing che voglio farmi. Vorrei farmi il trago, che sarebbe quello in questo pezzettino qua, però non so in quale orecchio, perché mi sembra che col date non ci stia bene, almeno nel mio orecchio, perché in altre orecchie l'ho visto e mi piace, però qua mi sembra che sia coperto, quindi non so in quale orecchio, magari chiederò consiglio a Lorenzo. E poi vorrei farmi il conch, che è quello praticamente dentro il padiglione. Mi piacerebbe o avere semplicemente una perlina oppure avere proprio l'anello, che però secondo me l'anello rimane scomodo per sempre per dormirci, a parte che non lo puoi mettere subito, quindi all'inizio comunque dovrò avere una perlina e basta, tra virgolette, e niente. Quindi di sicuro mi voglio fare il trago e il conch, e poi non lo so, cioè il trago e il conch ce li vedo entrambi in questo orecchio, però a quel punto questo orecchio è molto pieno e questo è molto vuoto, e quindi vorrei mettere tipo qualcosa qua, non mi ricordo come si chiama quello qui, forse si chiama flat. Tra l'altro con il flat potrei mettere una catenina che passa da davanti a dietro. Vedremo. In tutto ciò mi sto squagliando dal caldo, ma questi sono dettagli. E poi teoricamente io avrei voluto fin dal principio nei nostril metterci la catenina, solo che non sono più convinta di questa cosa. Tra l'altro per provare la catenina non mi ricordo se devi cambiare il gioiello o se si può mettere su questo. Vorrei cambiare comunque i gioielli dei nostril per metterne qualcuno di più, tra virgolette, appariscente, però a quanto pare mi è stata sbagliata l'angolazione e quindi non tutti i gioielli rimangono bene. Infatti avevo provato a scegliere un nuovo gioiello e non si vedeva, da di fronte si vedeva solo il grigio, perché si vedeva il gioiello di lato sostanzialmente, e invece sarebbero dovuti essere in un'altra angolazione, in quel modo si sarebbe visto meglio il gioiello. Oppure vorrei provare a mettermi entrambi gli anellini, perché teoricamente quando io mi sono fatta al primo volevo l'anellino, volevo riprovare a farmi il nostril e mettermi l'anellino, però non sono convinta di mettermeli entrambi e diversi non mi piacciono, appunto perché li ho scelti anche per la simmetria. E niente, questi sono i miei piercing. Fatemi sapere nei commenti se anche voi siete appassionati di piercing, quali vi piacciono, secondo voi quali dovrei fare, tipo il conch e il trago, secondo voi dovrei farli in questo orecchio o in questo orecchio, o dovrei farli separati, uno da una parte e uno dall'altra, secondo voi come ci stanno bene? E invece i nostril, secondo voi ci stanno bene 2 anellini, mi stanno bene 2 anellini, oppure dovrei provare a mettere la catenina? Secondo voi, secondo la vostra esperienza, quanto vi ha fatto male il piercing all'ombelico? Fatemelo sapere nei commenti e mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto
lasciate un mi piace a questo video se vi è piaciuto, usate il pulsante hype per sostenere il mio canale e seguitemi su tutti i social, trovate tutti i miei contatti qua per il canale appunto di vlog e anche per quello di musica. Io vi ringrazio per aver guardato questo video fino a qua e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!